Ciao amici e amiche del segno del cancro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric Code, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 27 aprile al 3 maggio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso andiamo avanti con la lettura, anzi partiamo proprio con le energie personali e poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, le relazioni, il lavoro e le finanze. Iniziamo proprio con la casa, spesso associata a tutte le questioni strettamente personali, di stabilità e di sicurezza, e quindi la casa, la famiglia e tutte le faccende, gli affari domestici. Quindi potremmo essere abbastanza impegnati in queste situazioni di cura, di attenzione anche delle persone più importanti, o finalmente c'è una fase proprio di gioia, di stabilità e serenità familiare. Ci sono anche delle notizie, delle informazioni, spesso quando esce la carta della lettera è associata a vari tipi di comunicazioni. Se stiamo aspettando qualcosa, allora potrebbe esserci una risposta, potrebbe esserci anche un qualcosa che appunto stavamo aspettando da un po'. E poi notizie, messaggi, insomma, dipende. A volte possono essere anche semplicemente sentire una persona che non vedevamo, non sentivamo da un po' di tempo, oppure informazioni specifiche, pratiche legate a questioni lavorative, questioni importanti per noi. E la carta dell'uomo ci fa capire che dobbiamo essere molto lucidi, dobbiamo cercare di razionalizzare, di discernere insomma quelle che sono le cose più importanti. A volte potrebbe essere anche una persona che magari è in grado di aiutarci, di sostenerci proprio praticamente, o altrimenti magari siamo noi ad essere molto utili perché c'è qualcuno che ci sta cercando e che ci cercherà proprio in questa settimana. Potremmo frequentare magari e conoscere una persona anche semplicemente in amicizia, e come vi dicevo proprio che non vedevamo da un po' di tempo. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente i segni abbiamo di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, e abbiamo anche tanta aria, quindi legata ai Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso andiamo avanti, procediamo con l'amore. Amore, coppia single. Ricordo chi non è interessato può anche ascoltare lo stesso, alcune cose fanno riferimento anche alle relazioni più importanti di amicizia, di famiglia. Troviamo la Ginestra. Ginestra è un po' particolare come messaggio perché apre un po' alla diffidenza, al sospetto o alla gelosia, quindi a quei sentimenti, a quelle emozioni che danno un po' fastidio e possono portare litigi? Assolutamente sì. Potrebbe in questa settimana, magari da parte vostra, esserci l'intenzione di mettere un po' da parte queste emozioni per andare invece a favorire l'unione, l'accordo, l'armonia, la collaborazione. Quindi vuol dire che alcune cose effettivamente possono emergere, però magari state anche cercando di comprenderle, di valutare. Io consiglio sempre, quando c'è qualche dubbio, qualche sospetto, che può riguardare per qualsiasi cosa, meglio osservare, meglio verificare prima di portare tensione nella coppia stessa. Poi, come dicevo, può anche riflettersi nelle relazioni più importanti, e per i single
People può voler dire che c'è un qualcosa da attenzionare. Se state conoscendo e frequentando una persona, magari direi di fare attenzione, perché spesso questa è associata a un tipo di persona che può essere un po' o chiusa o egoista, oppure che è un po' influenzata si lascia influenzare dalle altre persone, oppure consiglio sempre di ascoltare il vostro intuito, se c'è qualcosa che non va, magari potrebbe essere impegnata o vivere un momento particolare e quindi di aspettare, valutare. Ci sono comunque delle carte positive che fanno sperare in un nuovo inizio o il superamento di queste situazioni un po' difficili e complesse e quindi esserci un nuovo inizio o altrimenti una nuova fase con delle conoscenze o anche delle persone che magari si fanno risentire dopo un po' di tempo. Adesso procediamo con la parte, quella più pratica, del lavoro e delle finanze. Allora, troviamo la carta del viaggio. Spesso certo è associata proprio al viaggio vero e proprio, soprattutto per chi magari ha intenzione di staccare un po' la spina, di farsi un bel weekend, altrimenti può avere a che fare, visto che si tratta di star vicino a una carta di comunicazioni, anche questa potrebbe essere di comunicazioni, telefonate, messaggi, notizie sia da dare, da ricevere, esserci anche il buon esito di qualcosa. Vuol dire che le cose procedono, qualcosa si sblocca, ci può essere l'aiuto e il sostegno di qualcuno, oppure magari situazioni che sono un po' lente ad evolvere, però già queste carte vi stanno dicendo che ci sono comunque degli input, quelle notizie, quelle cose che procedono lentamente, però nel verso giusto, e quindi di continuare, magari nonostante alcune spese possono essere eccessive, oppure ci sono delle situazioni un po' spiacevoli nel proprio ambiente lavorativo, eccetera, quindi altre circostanze. Ecco, come dicevo, nonostante questo, magari si può contare sia sull'aiuto di qualcuno, sia, io direi, soprattutto come intendete direzionare le vostre azioni. Può essere il momento adatto proprio per pianificare, per valutare e rivalutare quello che sta accadendo e quindi muoversi pian pianino. Comunque, in qualsiasi circostanza, di incominciare a muovervi. Se non avete nessun riferimento, allora questo è il momento giusto di rivolgersi a qualcuno che però sia di fiducia, sia una persona molto pratica e può essere attenta a quello che state vivendo. E per chi è in cerca, probabilmente ci possono essere delle notizie, delle cose che si muovono, magari alcune, vedendo questa carta, non sono tanto piacevoli, non vuol dire che non ci saranno buone notizie. A volte può esserci una proposta che non ci piace tanto, che però magari al momento possiamo accettare e poi cercare qualcosa di più adatto a noi. Oppure se proprio non ci piace per niente, allora magari dobbiamo lasciare andare, aspettare e trovare poi qualcosa successivamente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!